Buongiorno a tutti. Questo video ha avuto una gestazione quanto mai travagliata, magari più avanti ve ne parlerò. Non so neppure, al momento di registrarlo, spero per l'ultima volta, quale titolo darò a questo video, ma quello di cui sono sicuro è che avrà un titolo brutalmente clickbait che poco o nulla c'entrerà con il contenuto. Perché in questo video andiamo a misurare questo piccolo cinesino portatile. E no, non per dimostrare che vada bene o vada male, in effetti non ce ne frega proprio niente, ma è qui la vostra grande delusione se avete abboccato al titolo sensazionale, semplicemente per farvi vedere che facendo le misure, come dire, un po' ad arte, possiamo dimostrare qualunque cosa, e anche l'esatto contrario. Andiamo agli strumenti. Eccoci attaccati agli strumenti e pronti, con tutto l'armamentario a disposizione, a dimostrare che questo è un bel pezzo di alta fedeltà. Oddio, faccio un disclaimer subito. L'ho già detto, ma preferisco sia evidente. Non sto facendo la recensione di questo apparecchio, di cui nasconderò accuratamente le generalità. Si tratta di un amplificatorino in classe D cinese che costa 35 euro. Per cui direi è inutile recensire alcunché. Quello che vi posso dire è che dalle prove che ho fatto vale assolutamente i soldi che costa, ok? Quindi non c'è nessuna fregatura, non siamo qui per dimostrare quello. Quello che vogliamo dimostrare, come vi dicevo, è che anche un oggetto del genere, se io faccio le misure in un certo modo e certe misure, può diventare un ammazza giganti ad altissima fedeltà che scansati solo. E quindi partiamo. Mettiamo via il cartone, qui abbiamo il nostro device under test. Per metterlo a suo agio non ho usato l'alimentatore di serie, ma il nostro alimentatore da banco, che è un pochino più concreto. Questo oggetto è dichiarato 2x50 watt, non si sa su che impedenza, ma va bene, e viene fornito con un alimentatore da 12 volt. Ora, in realtà, per avere la potenza massima, questo coso va alimentato a 24 volt, ma quando l'ho provato a 24 volt non ha retto lo stress test, per cui me ne è defunto uno durante la prova. Ripeto, era uno stress test, per cui ok, ci sta che si possa rompere perché è stato fortemente abusato, mettiamola così. Per cui questa prova la faremo a 12 volt, eventualmente faremo una puntatina a 24, ma senza esagerare, e vedremo che cosa ne esce. Abbiamo collegato, dicevo, l'alimentatore da banco, quello serio per le persone serie, il nostro misuratore di distorsione, il generatore di segnali. Ho dovuto usare questo generatore, non quello interno dell'analizzatore, perché per qualche strana coincidenza che mi sfugge, onestamente non ho voglia di indagare, quando lo collego al suo generatore dà completamente i numeri, invece così se la cava e quindi noi siamo contenti, ci va bene così. L'oscilloscopio lo vedete con un mare di tracce. In questo momento sta visualizzando un FFT, 4 tracce reali e una traccia di matematica. Cos'è una traccia di matematica? Ma semplicemente permette di fare operazioni matematiche sui segnali di due tracce. In questo caso prende la seconda e la terza traccia, la blu e la rossa, e le sottrae una all'altra per avere un canale differenziale. Perché un canale differenziale? Perché questo signore esce a ponte. Quindi nel momento in cui vado a collegare i prob fra più e meno dell'uscita, vado a mandare a massa un morsetto che a massa non dovrebbe stare. Quindi bisogna prendere i due segnali separatamente e poi sottrarli per avere il segnale d'uscita che può essere misurato, analizzato, eccetera. Direi che per quanto riguarda il test set ho detto tutto, adesso stupiamoci per le misure che questo oggettino riuscirà a fornirci. Partiamo subito con una distorsione a 1 watt e poi alla massima potenza a 1 kHz. A 1 kHz ci siamo, lo alimentiamo e poi scendiamo col segnale in ingresso fino a leggere 2,83 volt sul nostro misuratore di livello. Vediamo un po', siamo a 2,87, beh dai, sarebbe anche ragionevole così. 2,79 troppo poco, 2,83 precisi, quindi siamo a 1 watt di uscita sul nostro bel caricone da 8 ohm. Questa è una resistenza pura, anti-induttiva, bella liscia, che lo mette nelle migliori condizioni di funzionamento. A 1 watt abbiamo lo 0,5% di distorsione, che tutto sommato non è alto, ma noi vogliamo salire e aumentiamo il nostro segnale in ingresso fino ad arrivare quasi alla potenza massima che ci può fornire, vi ricordo, con 12 volt di alimentazione, quindi non è la potenza massima dell'apparecchio, ma è la potenza massima
con 12 volt di alimentazione. Vedete che mentre io faccio salire il mio segnale in ingresso, la lettura della distorsione migliora. E se io vado alla potenza massima prima del clipping, vediamo un pochino, salgo ancora un pochino, ecco la traccia arancione che avete visualizzata è il segnale in uscita, che è ancora piuttosto pulito, saliamo ancora con infinita attenzione perché siamo veramente al pelo. Ecco, qui si comincia a vedere il clipping, quindi scendiamo. Ecco, qui siamo proprio ad un mezzo passettino dal clipping, stiamo abbondanti, 2 volt picco picco in ingresso, direi che non è per niente male e abbiamo uno 0,2% di distorsione. Attenzione, alla massima potenza, a 12 volt, abbiamo uno 0,2% di distorsione, quindi in condizioni direi molto subottimali. Vediamo un pochino questi 7,19, facciamo 7,2 volt RMS su 8 ohm, sono 6 watt e mezzo. 6 watt e mezzo di potenza allo 0,2% su 8 ohm. È un risultato migliore di un Miraceti. Il Miraceti a questa potenza distorce 10 volte di più, 20 volte di più. Quindi questo amplificatore va molto bene. Attenzione, facciamo giusto una prova, ma la facciamo molto rapida perché non vorrei ucciderlo, e lo portiamo alla tensione di alimentazione nominale di 24 volt. Siamo a 15,2 volt d'uscita con uno 0,9% di distorsione armonica totale. E direi che a questo punto potremo fare un rapido calcolo. Siamo a quasi 29 watt su 8 ohm con lo 0,9% di distorsione armonica totale. Siamo decisamente alla massima potenza esprimibile. La riduco subito perché ne ho già brustolito uno con questo sistema e direi che sono dei dati più che interessanti. Anche perché se facciamo i conti, i famosi 50 watt per canale su 4 ohm ragionevolmente sono ottenibili. Magari appunto non lo terrei a manetta per molto tempo perché non c'è la dissipazione, fisicamente non c'è possibilità di dissipare quel tipo di potenza, però perché no? Direi che siamo assolutamente molto vicini ai dati nominali, quindi grande onestà nella dichiarazione. Il nostro piccolo ammazzagiganti direi che si sta facendo valere. Torniamo nuovamente ai nostri 12 volt per non rischiare la vita dei semiconduttori che ci sono dentro e facciamo una rapida prova per capire se anche la risposta in frequenza è definibile hi-fi o quantomeno definibile hi-fi secondo i canoni tipici, quindi 20 Hz, 20 kHz, eccetera, eccetera. La prova la facciamo nuovamente a 1 watt, giusto per avere uno standard. Ecco qui, siamo 2,83 volt e giochiamo con la nostra frequenza. Adesso abbiamo fatto una lettura a 1 kHz, scendiamo a 100 Hz e a 20 Hz abbiamo un leggero calo, ma è un calo direi praticamente quasi inesistente. Facciamo una lettura sui dB, a 20 Hz abbiamo 8,11 dB, 8,11, saliamo a 1 kHz che possiamo considerare una sorta di riferimento, ecco qua 1 kHz, 9 dB, 9,05, quindi a 20 Hz avere un meno 0,9 dB, beh ragazzi, tanto hi-fi, molto molto hi-fi, o comunque molto onesto per un apparecchio da 35-40 euro, quello che costa. Vediamo se il miracolo si ripete lato alte frequenze e saliamo direttamente e brutalmente a 20 kHz. A 20 kHz abbiamo 9,64 dB, quindi abbiamo un più 0,5 dB rispetto al centro banda. Gli amplificatori switching lo fanno di avere un po' di risonanza alle alte frequenze, però direi che come risposta in frequenza la si può considerare a buon diritto piatta. Quindi questo coso misura bene? Sì, misura bene finché facciamo queste misure. Su queste misure misurano bene un sacco di apparecchi. Misurano bene gli amplificatori in classe D che vi vendono a migliaia di euro invece che a decine. Misurano bene le mostruosità da 1 kW a transistor. Misurano benissimo con queste misure. Ma allora perché se io collego questo apparecchietto anonimo
ai miei diffusori, chiamiamoli quelli di riferimento se vogliamo, il risultato mi fa sanguinare le orecchie. In fondo le misure sono buone, dovrebbe anche suonare. La distorsione è bassa, la banda c'è, la potenza anche. Come mai questo coso è differente da altri amplificatori che ho di là? Se le misure sono buone, la risposta è: queste misure sono buone, ma queste sono misure totalmente farlocche, sono misure che fanno suonare bene qualsiasi porcheria, purché misuri bene con questi parametri. Correlazione fra questi parametri e un suono decente? Quasi nessuna. Allora, approfittiamo che c'è qui questo capro espiatorio per vedere dove sono le grosse differenze, le differenze importanti, quelle che effettivamente fanno la differenza fra un apparecchio che funziona, ripeto, molto onestamente fa assolutamente il suo mestiere, e un apparecchio che invece ha un suono di un'altra qualità, di un altro livello. Seguitemi, abbiamo già un nostro segnale a 20 kHz, già che siamo qui, probabilmente varrà la pena di andare a vedere che cosa succeda a 20 kHz su questo segnale. Ecco, adesso lo vedete, la traccia che adesso aggiungo è la traccia in uscita dal distorsiometro, cioè la traccia che mi fa vedere distorsione e rumore sul nostro segnale. Adesso stiamo uscendo, vi ricordo, a circa 1 watt, 3 volt RMS, 1 watt e qualcosa. Andiamo a vedere le nostre forme d'onda. Ecco, vi ingrandisco un pochino la forma d'onda verde della distorsione. Se noi ci limitiamo a guardare la sinusoide arancione, che è il segnale in uscita, a 3 volt RMS, sembra all'apparenza piuttosto pulito, ma se io vado a indagare sul grafico verde, vedo che succedono delle cose abbastanza bruttine. Oltre a una ragionevole distorsione di armoniche relativamente basse che mi dà la forma generale del segnale, vedo sovrapposti dei segnali ad alta frequenza che però non sono poi così distanti dal mio segnale di partenza. Se io vado a chiedere l'analisi in frequenza della mia distorsione, credo che avremo di che divertirci. La finestra superiore è l'analisi in frequenza dei residui di distorsione e permettetemi di definirli quantomeno strani. Il marker A è puntato sui 20 kHz, 19,7, lo regoliamo proprio preciso, ecco qua, 20 kHz, dove abbiamo la nostra fondamentale. Guardate che disastro succede. Come da manuale ci troviamo una seconda armonica a 40 kHz e poi probabilmente altre armoniche più alte, ma è inutile andare così in alto con l'analisi di spettro. La cosa veramente che deve lasciare perplessi è tutto quel residuo che vediamo in basso attorno alla fondamentale. Quelli sono dei prodotti spuri dati dalla modulazione della frequenza di switching che fanno creare del segnale che non c'è. Poco, poco, però lo vediamo. E poi guardate i diversi picchi che vediamo alla destra del marker del cursore A, cioè della linea verticale che abbiamo centrato sui 20 kHz. Vedete che ci sono 1, 2, poi 3, 4, 5, 6 picchi strani che non sono frequenze armoniche. Ecco, questo è già un primo indizio del fatto che quando questo oggetto distorce veramente male, distorce in maniera non armonica, per cui pur distorcendo poco sta generando dei segnali spuri estremamente fastidiosi all'ascolto. Ok? Quindi così al volo, mentre avevamo gli strumenti collegati, è già venuta fuori una cosa molto interessante. Vi ricordo che stiamo ancora lavorando a potenza relativamente alta perché siamo attorno a 1 watt. Adesso torniamo indietro, torniamo al nostro kilohertz tranquillo e vediamo di capire anche lì che cosa succeda. Segnale a 1 kHz, distorsione, spettro della distorsione, direi che c'è tutto. Siamo tornati con la nostra analisi di spettro da 0 a 20 kHz in modo da vedere delle cose che sono un pochino più usuali senza andare negli ultrasuoni per forza. Ed ecco che troviamo delle cose molto interessanti. A 1 kHz abbiamo lo 0,6% di distorsione a 1 watt, che ripeto di per sé è un dato tutt'altro che disprezzabile. Adesso torniamo a concentrarci un attimo sulla forma della distorsione, perché se guardiamo la traccia verde vedete che sembra diventato
un prato verde, non c'è più una linea precisa, ma è tutta un'erbetta continua. Quello significa semplicemente che abbiamo dei disturbi a frequenza molto più alta della fondamentale del nostro kilohertz, che si sovrappongono e ci sbrindellano tutta la nostra traccia. Facciamo un giochino, eliminiamo queste alte frequenze grazie a un tastino che ce le filtra, ed ecco cosa succede. Vediamo un po' meglio la situazione, cioè vediamo che c'è di nuovo una distorsione relativamente sinusoidale, su cui è sovrapposto in maniera adesso veramente molto evidente un rumore ad alta frequenza molto molto importante. In più, se andiamo a vedere la nostra bellissima analisi di spettro, vediamo di nuovo delle cose molto interessanti. Allora, questa volta la fondamentale è a 1 kHz ed è soppressa, quindi la vediamo molto bassa, più bassa della prima armonica, però nuovamente attorno alla fondamentale ci vediamo tutti quei picchi, tutte quelle guglie che vedevamo prima. Quindi questo problema della modulazione della fondamentale con i residui di distorsione è un problema che torna ad esserci. Ma se io vado a sopprimere quel rumore ad alta frequenza, vedete che il mio dato di distorsione è calato tantissimo, siamo allo 0,09% di distorsione. Quindi vuoi vedere che quei dati di distorsione che leggevo prima, già molto buoni, se io vado giusto a togliere le alte frequenze generate dal circuito switching, mi migliorano ancora? Ebbene sì, il grosso della distorsione, che in questo caso evidentemente è rumore più distorsione, è dato proprio dai residui di schifezze create dal circuito stesso. Quindi questo oggetto a 1 watt, se volete, io vi posso anche far vedere che distorce uno 0,09%. Tutto grazie alla semplice pressione di un tasto. Lo 0,5% di distorsione va e viene. Capite che me la posso giocare molto da furbo se voglio. Naturalmente anche sopprimendo le alte frequenze, il grafico dell'analisi in frequenza della distorsione alla fine non mente, perché vedete abbiamo sì delle armoniche di ordine basso, seconda, terza, quarta armonica, però già la quinta è molto alta, poi abbiamo una settima, una nona, un'undicesima armonica, una dodicesima, tredicesima, quattordicesima, quindicesima, abbiamo addirittura una 19esima armonica che è molto visibile, e con una distribuzione armonica del genere ovviamente c'è da essere parecchio preoccupati, anche perché, ripeto, siamo a 1 watt. Però se non facciamo un'analisi di questo tipo, il valore di distorsione è da hi-fi, ma di quella buona. Poi all'ascolto chiaramente le differenze, se le ascoltiamo, si sentono e il suono sarà di conseguenza. Però, avete visto? Non ci vuole molto a dimostrare una cosa o l'altra. Basta leggere un numero o osservare una misura. Allora, visto che siamo in vena di cattiverie, invece di fare le misure alle alte potenze, facciamole alle basse e vediamo che cosa viene fuori, perché vi ricordate, non lo dico io, o meglio, lo dico anch'io, ma assieme a me lo dicono persone molto più importanti di me, che la parte più importante è il basso livello, non l'estremo alto del range di potenze. E quindi vediamo un po', abbassiamo il livello d'uscita, andiamo a 1 volt. Poi magari anche a mezzo, vediamo cosa succede. Ecco, siamo a mezzo volt RMS e qui la situazione direi che è piuttosto evidente, perché anche innestando tutti i filtri di questo mondo, la distorsione più rumore, perché a questo punto così dobbiamo chiamarla, è aumentata vistosamente, è aumentata di circa 10 volte rispetto a quando abbiamo misurato a 3 volt di uscita. Perché? Perché a questo punto le spurie si fanno sentire, c'è poco da fare. Se noi nuovamente andiamo a pescare la nostra traccia verde sull'oscilloscopio, vediamo che ormai il residuo è solamente formato da spurie di commutazione. Io posso anche togliere di mezzo tutti i filtri o inserirli tutti, comunque la traccia di una distorsione armonica, chiamiamola così, è quasi irrilevabile. Dobbiamo andare a pescare la nostra FFT, la nostra analisi di spettro, per riuscire a rilevare qualcosa, per cui effettivamente vediamo ancora spuntare
un po' di seconda armonica, un po' di quarta, un po' di quinta e poi tutto il resto è rumore. Questo comportamento per questo amplificatore è assolutamente nominale, va assolutamente bene. Il problema qual è? È che tutti gli alimentatori a commutazione che usino una topologia o un'altra, che si chiamino in classe H, F, G, eccetera, eccetera, funzionano a questa maniera. Cioè generano intrinsecamente una quantità di rumore molto alta che poi viene filtrata da uno stadio necessariamente uno stadio passivo in uscita per evitare che inondi i nostri diffusori e il nostro impianto diventi un emittente in FM. Però questo filtro che noi mettiamo in uscita, se anche ci toglie di mezzo le schifezze, non è che ci permetta poi una ricostruzione del segnale di partenza al netto delle distorsioni e dei disastri che sono già avvenuti. Ci permetterà di avere delle misure buone, molto migliori di queste, indubbiamente, a potenze enormemente più alte, però questo tipo di comportamento strano è tipico di questa modalità di funzionamento. Non è che ce lo leviamo dai piedi solamente spendendo di più. Da un amplificatore con questa tecnologia sicuramente sarà possibile cavare un suono migliore di questo, su questo siamo assolutamente d'accordo. Ma pretendere che un amplificatore con questa tecnologia possa arrivare a livelli di raffinatezza e di accuratezza da alta fedeltà come la intendo io, questo è assolutamente fuori discussione, perché l'elaborazione del segnale in questo tipo di circuito è troppo complessa. Si perde troppa informazione che poi non può più venire ricostruita. Filtrate quello che volete, metteteci l'alimentazione che volete, da qui non ci si smuove. Potrete anche usare gli ultimi MOSFET al carburo di silicio, all'arseniuro di gallio, a quell'accidenti che volete, ma da lì non ci schiodiamo, è la tecnologia che non va insieme. Al che sento obiettare, già certo, sei andato a prendere il caso peggiore, è chiaro che te ne vieni a casa con una vittoria facile. Assolutamente vero, sono andato a prendere il caso peggiore, proprio per non pestare i piedi a nessuno, non dare fastidio a nessuno. Per me questo è solamente un esempio. Al posto di prendere l'amplificatorino da 40 euro in classe D, avrei potuto fare lo stesso giochino sull'amplificatorone da 1 kW in classe AB americano da 30.000 euro. Saremmo arrivati agli stessi risultati, con in più probabilmente una diffida nel migliore dei casi, cosa che io onestamente non ho alcun interesse ad avere. Per cui, ecco, prendete questo caso come caso esemplare, che, ripeto, per i 35 euro che costa, fa assolutamente il suo dovere, quindi onore al merito di questa casa cinese che ci mette a disposizione degli oggetti così economici. Magari non adatti ad ascoltare musica ad alto livello, ma comunque via, voglio dire, alla fine ci sono le autoradio piene di questi integrati che funzionano così, quindi non è mai morto nessuno. L'unica cosa, non confondiamo qualcosa che funziona e che in qualche modo può darci delle misure corrette con un oggetto che suona, perché sono due cose diverse, sono progetti da affrontare in maniera totalmente distinta che danno, grazie a Dio, dei risultati totalmente differenti. Eccoci alla fine. Spero che ce l'abbiate fatta a resistere a tutte le mie lucubrazioni sulle misure degli amplificatori. Se siete arrivati fin qui vi ringrazio. E ringrazio anche i due quasi volontari che si sono sacrificati per la buona riuscita di questo video. In realtà uno si è sacrificato perché, come dicevo, non ha retto le prove, e sul secondo ci sono andato molto più calmo e siamo arrivati alla fine del video. Magari lo utilizzerò anche, non lo so, per mettere musica nella cuccia del cane o qualcosa del genere, insomma. No, non credo che metterò la musica nella cuccia del cane. Detto questo, io spero che dopo questa circa mezz'ora di video voi abbiate qualche elemento in più per giudicare meglio, essere un pochino più in grado di discernere fra il mare magnum di stupidaggini che si leggono su riviste, pubblicità di alta fedeltà e così via, e non farvi proprio infinocchiare del tutto dagli imbonitori che ci sono in giro. Se, spero, questo video vi è sembrato utile e magari vi può interessare vedere degli altri, vi potete iscrivere sotto al canale, attivare le notifiche, così quando esce un video
quando riesco, il che può essere una volta alla settimana, ma anche no, perché ho anche altro da fare oltre a fare i video, e poi ci sono le dirette e tutto il resto. Vabbè, se questo video comunque in qualche modo vi è sembrato utile, insomma non vi è sembrata una mezz'ora buttata, vi potete sempre iscrivere al canale qua sotto, attivare le notifiche, mettere un like, ecco, mettere un like è sempre cosa buona. Potete condividere il video, se conoscete qualcuno a cui fare un dispetto e glielo volete far vedere per forza, bene, glielo linkate, glielo mandate su un social, per email, fate voi. Non vi posso fare lo sconto per i prossimi video a chi porta un amico perché tanto sono già gratis, anzi è anche gratis l'iscrizione, quindi ecco ci sarebbe un motivo in più per farla. Non vi tedio oltre, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live, alla prossima cosa che capita. Saluti!